Sto Brasile. Neymar. No, però, Peccato, adesso, però. alla fine l'Inghilterra ogni anno La ciocca sempre. la sbaglia È una così. maledizione Sì. completa. Allora ragazzi, iniziamo? Bene, ragazzi, allora, dopo non so quanti mesi di Anni. tentativi, idee, pazze idee possiamo anche dire, e momenti di crisi, ci siamo. Siamo in questo. Ci siamo. Siamo in Siamo bollo. qui. Socia che podcast, ragazzi. Socia. Allora, io devo innanzitutto ringraziarvi perché era un'idea folle, lo è tuttora, non sappiamo quanto durerà, E se durerà? e se durerà, Se durerà. non sappiamo quante denunce raccoglieremo, Ci dissociamo. però nel caso tutti i cazzi tuoi. Però sicuramente sarà un gran viaggio. Sarà sicuramente un gran viaggio. Questo sarà un podcast dove si parlerà ovviamente da come si può intuire della squadra del nostro cuore, del Bologna, però si parlerà anche un po' di calcio Serie A in generale, di calcio in generale, di calciomercato, di cazzate, Però però senza filtri. senza filtri, perché non è roba che ci compete. E soprattutto con opinioni non sempre intelligenti. Quasi- Anche perché quasi mai. non abbiamo un patentino per allenare sicuramente, non abbiamo tessere per... Mi dicono che qualcuno non abbia neanche la patente. Può essere. Crisi. Quindi in questa puntata parleremo un po' di quello che è stato l'ultima stagione del Bologna, del cambio dell'allenatore tra italiano e tedesco, un po' di calciomercato in generale, soprattutto ovviamente parlando del nostro Bologna, e poi tanti giochi, un po' di momenti belli, croccantini e frizzanti. E quindi a me, per la prima volta, posso finalmente dire sigla. Socia che podcast! Dunque, finita una stagione, siamo alle porte della nuova stagione, però ci tocca fare una cosa. Capire e analizzare dove eravamo rimasti, perché la scorsa stagione è stata bipolare, possiamo dire Quasi così. tripolare. Possiamo dire così. Prima parte bene, seconda parte male, cammino europeo clamoroso, No, non clamoroso. per me. condito da errori personali, possiamo dire, da varie persone. E facciamo un bilancio generale. Insomma, partiamo da te, Fiore. Ah, secondo me è sbagliato dire che è stata una stagione tutto sommato positiva. Ho sentito tante persone che l'hanno detto e secondo me è sbagliato. Per il semplice fatto che basta guardare, secondo me, la classifica finale, dove non hai portato a casa niente, e non sono il tipo che chiede per forza il trofeo ogni anno o i grandi successi, ma abbiamo visto come durante l'anno puntualmente si è steccato il momento in cui c'era da alzare un po' il Alzare livello, l'asticella. soprattutto alla fine in cui secondo me fino davvero alla penultima gara eri ancora in corsa, terzultima gara, io ricordo benissimo contro il Cagliari in casa, poi tu bastavano quei 3 punti lì e arrivavi all'ultima partita in cui davvero te la giocavi, Probabilmente anche la partita col Torino, poco prima. dove comunque hai visto che hanno switchato mentalmente. Ed è lì che si torna sul bipolare e quant'altro. Sì, anche sì. diciamo le dichiarazioni di Italiano, la stagione è già finita, poi Le male dichiarazioni interpretate, quest'anno- male, A male, livello male, comunicativo anche quest'anno male. Poi ti dico anche, secondo me la cosa più grave in sé è proprio questo bipolarismo totale, perché hai fatto una prima parte di stagione folle. Cioè Posso eravamo... dirti, secondo me devi dividerlo in 4, cioè in quarti. Il primo quarto, bene. fino a novembre. Cioè, a un certo punto eri a così dal Sì, primo eri posto. al secondo sei stato per 24 ore primo posto. In paradiso. Ricordiamo i titoli di giornale. Bologna scudetto, Bologna sogno Bologna scudetto. campione. Sì, Però sì, poi passati. dopo ti switchi il cervello e ne perdi una e dici, vabbè, può succedere, lo sai, è fisiologico, il calo, no?
te iniziano lì, non si può sempre vincere, che lì ti fate altre squadre, poi dopo però, Poi hai fatto... dopo vai giù, Poi vai la giù, discesa. arrivi fino più o meno a Supercoppa, più o meno quel periodo lì, Periodo di dicembre, dopo con la Supercoppa sei... Morto. Sei finito in tomba. Sì, sei finito sottoterra. che però poi dopo se ci pensi, dopo ti parte tutta quella parte di stagione con la paregite, scusami, il cortomuso, che quante ne hai vinte a 1-0 proprio andando avanti, Sì, che, il cioè il problema muso. qual è? Che tu passi da una prima parte di stagione dove vedi un gran bel Bologna come quello dell'anno scorso, che ti diverte, Sì, è vero. fai le partite come col Pisa che proprio dici, beh ragazzi quest'anno proprio... Caccio champagne. Esatto, e poi dopo arrivi a fare 1, 2, 3, 1-0 contro squadre anche oggettivamente. Scandalose. Ma non Abbordabili, scandalose, però molto comunque abbordabili, abbordabili. Cioè, quando ti dicono, ah no, ma il Bologna, grande percorso europeo. Ragazzi, c'è stato un periodo in cui tu col Bran fai 1-0. Cioè, l'unico momento in cui un attimo sgasi è col Celta Vigo. Sì, sì. Perché le altre partite, oggettivamente, tu non hai degli avversari improponibili fino alla Roma, E cioè poi- fino a quel periodo lì. Però quello lì ti dimostra, secondo me, che ha un problema di testa. Sì. Perché poi dopo quando c'è la gara secca, cambi. E la Supercoppa è falsa come cosa, secondo me, perché con l'Inter oggettivamente hanno sbagliato loro. Sì. Non è che tu hai Sì, fatto chissà che cosa. Questo sono abbastanza d'accordo su questo. Infatti poi dopo che arriva il Napoli, Il e non Napoli sbaglia, ti ha rullato. Posso correggervi? Con l'Inter si è vinto grazie a Chicco Ravaglia. no. Perché no? Perché è l'Inter che ne ha sbagliate come se io e te adesso prendiamo una bella cassa di Tennez e poi dopo andiamo a tirare i rigori al buio e come facciamo meglio. Quindi c'è quella situazione di Chicco Ravaglia come al solito arriva in quella situazione lì in cui ti dici vabbè ma forse non è colpa sua, solo che lo dici una volta, due, tre, poi dopo Arriva la fine stagione. arriva l'Aston Villa E prende 2 gol sul suo palo. più una serie di situazioni in cui Non Sì, c'è- ma non volevo entrare non troppo c'è nel... bisogno dell'Aston Villa, cioè, basta andare a vedere I numeri. Bologna-Sassuolo di fine 2025. posso dirti, basta guardare i numeri. Cioè le statistiche parlano chiaro, hai un portiere titolare che ha una media da squadra che punta a certi livelli e poi hai un portiere di riserva che ha la fortuna di essere nato in questo cup e che quindi l'hai tenuto ma ha una media da retrocessione. Il tuo portiere si rompe e quindi ti tocca lavorare con quello che hai e però il problema è che non intervieni. Ma Cioè, questo tu a gennaio... ci arriviamo poi ci dopo arriviamo, spero, sì, un sul attimo- mercato, anche sull'immobilità, su magari cosa abbiamo sbagliato o meno. O la finta immobilità. Effettivamente. Possiamo dire però che oltre a tanti errori siamo stati anche tanto sfigati. Poiché Sì. vogliamo parlare d'Europa, possiamo parlare di sfiga, del grandissimo Povega. Mannaggia a te. Quel gol al 92esimo, 93esimo. Quella non è Però- sfiga però. È Non so se azzardare. volevi dire quello, però secondo me non è sfiga. Per me quello è un QI calcistico basso. E Cioè, un po' di incoscienza. più che perché altro. l'abbiamo visto adesso ai mondiali, alla fine, quando si arriva all'ultima gara, prima degli scontri diretti, in cui ogni punto, ogni gol ti muove nel tabellone, tu ci pensi e hai visto squadre che palesemente hanno preso dei gol per finire da una parte all'altra. Tu qua stai giocando contro il Maccabi Haifa, no, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv. scusa, Maccabi Tel Aviv, in Serbia, tra l'altro, campo neutro, roba Stadio del genere, vuoto. stadio vuoto, Stadio vuoto. quindi se uno dalla panchina ti dice lascia stare, passala, o possesso, bandierina, e tu non vai a ragionare, perché comunque lì non vai a ragionare, io non lo dico che è un egoista, ha fatto gol No, per no, quello, no. però Poi non anche- vai a ragionare sul fatto che un gol in meno ti buttava in un tabellone- percorso molto... Poi magari arrivavi in finale e prendevi gli schiaffoni uguale dall'Aston Villa, Però, perché... però non lo so, perché sai, gara secca,
magari cambia un po' qualcosa sulla Sì, mentalità. l'ha dimostrato, perché comunque all'andata a casa nostra, la gara secca, cioè non la gara secca, però La prima gara, hanno faticato. se non fosse sempre per quel ragazzo lì, andavamo vietato. Ci dissociamo. Vietato criticare. stato toccare il cinno di Bologna. Però tante anche soddisfazioni su certe partite. Cioè, a certe Roma. partite belle hai visto giocare ed è quello che fa incazzare di più secondo me. Sì. Cioè il fatto di dire che se in realtà Potevamo spingerci Potevamo anche un arrivare più in pochino là. più in si alto. poteva. Esatto. E tra questi errori cosa non ha funzionato? Qualcosa di positivo? Zappa, secondo te? Guarda, secondo me comunque quello che ha funzionato tutto sommato è anche, secondo me, posso dire, un buon atteggiamento durante le coppe, secondo me, perché comunque, bene o male, te la sei cavati in certe situazioni, anche adesso mi pare con il Celtic che sei stato sotto con Lico Giannis, potevano fartene anche altri due, secondo me. Sì, però non posso parlare di cosa positiva. Cioè, cazzo, è lo lo so, spirito però- del calcio, reagire alle cose. Ci mancherebbe, però è anche un Anzi, po'... mi fa arrabbiare di più che tu lo faccia solo in coppa e non in un campionato in cui comunque il risultato finale lo vedi sul lungo periodo. Cioè, quest'anno tu hai visto una squadra che, soprattutto anche in casa, venivi da una volta, era il forte dall'Ara. Infatti non si volevo pe- tornare proprio su questa cosa qui, che è una cosa che è positiva ma allo stesso tempo fa incazzare come delle bestie, che il rendimento fuori casa è da Champions League. Com'è possibile? È sempre quello di dire, è una questione di testa. È una questione di testa perché tu quando hai la partita secca o l'Europa League ti gasi e arrivi e fai vedere e giochi anche all'inizio. Perché poi c'è quel momento di 1-0 che veramente è sopravvivenza. Sì, ecco, anche dalla parte nostra, dalla parte dal 60esimo fino a 75esimo, spengono completamente la luce. Sì, perché è una questione di Che è testa. una cosa che ancora mi fa girare i maroni. Però quello secondo me è una cosa che io imputerei soprattutto all'allenatore e quindi ne parlerei più tardi. Esatto. Allora passiamo... Però io ti dico invece, la cosa positiva che ha un nome e un cognome. Jonathan Rowe. Basta. Protetto, sarà Per me, il protetto del podcast. sì, Jonathan Rowe quando vuoi, qui con noi. Però per me è veramente, se io penso, quando bisogna valutare secondo me una stagione, soprattutto anche a livello di rendimento dei giocatori, io mi faccio una semplice domanda, cioè mi chiedo, dei miei giocatori in rosa, chi è che ha acquistato valore quest'anno? Sì. E quest'anno si fa veramente in fretta a fare la lista, Ce ne sono 2, 3. perché io penso a Jonathan Rowe, in cui ha fatto un secondo parte di campionato clamorosa. Anche perché prima o poi non è che abbia giocato Non granché, giocava, quindi... Ma sai, si deve adattare, si deve abituare. Cioè tutto l'altro, il resto del mondo, vedi, non so, un Guendouzi venuto alla Lazio, dopo 8 minuti a Istanbul e segna. Tra l'altro un saluto ai follower turchi. Marhaba. Però vedi i giocatori così, noi tieni in campo, cioè tieni in panchina il tuo giocatore più pagato dell'era saputo. Ma penso anche della storia del Bologna. Non sono sicuro di questa cosa, dipende Perché come già- la calcoli, allora, in perché in realtà- teoria il più pagato è Zirze Esatto, per la perché clausola. la clausola di Cioè, rivendita per quello che arrivi a dopo 27 milioni però più o meno. sul momento di quelli che ha sborsato così, secondo me è Sui Rowe, diretti sì. Perché già si parlava di Dallinga, che è anche lì acquisto top. il, Pensa, poi il faccio nuovo questa, Huntelaar. faccio questa parentesi, mio, tra virgolette, protetto, poi dopo non ce l'ho più fatta. Hai Male, mollato il po' colpo. porca Male. Hai mollato il colpo. Però sì, secondo me se tu vai a pensarci c'hai Rowe. Castro. È aumentato di valore Castro? Secondo me Castro un po' sì. Solo che nella seconda parte di stagione, secondo me, ha subito il fatto di essere da solo a fare un reparto. Esatto. Perché Dallinga, Quello è vero. buonanotte. Anche secondo me. Comunque Immobile, Castro quest'anno gol clamorosi. Gol clamorosi. Tu vai a Sei rivederti i gol anche di quest'anno, sono clamorosi clamorosi. ed E anche- importanti. E anche ti che si è salvano le sbattuto partite. tanto, cioè Esatto. è No, tanta, infatti- magari anche tanta corsa a vuoto ci mancherebbe, però anche sul pressing in sé
un po' di strizza magari cioè, ti anche. caghi Infatti addosso. è quella battaglia che porta avanti da tanto, secondo me bisognerebbe usare 2 punte in modo tale che uno fa a botte come Castro, E l'altro però fa tipo torre come Derling, tipo. sì, io ho sempre pensato che Castro sia un po' un Tevez, Un come torero. tipo di giocatore, un po' Tomugno, assetto basso, però se tu pensi al Tevez della Juve, per esempio, di fianco hai Llorente, quindi quando c'è Llorente che fa la torre, hai un Tevez, se no... Se no Cioè, se tu lasciavi Tevez unica, anche allo United, se non sbaglio, c'era Tevez e Rooney. Sì. Se tu metti un Tevez e basta, lo riempiono di botte. Se no puoi fare... Poi magari fa degli assist, fa della cosa, però poi alla fine a livello di Sì, numeri, succo. ed è quello che secondo me poi dopo va a incidere, perché se parli della gente di Castro, dici, "Ah, Castro fa 8 gol, quelle robe così, cioè, non è una punta da Sì, 40 uno vede i milioni. dati, Cioè non è il se la fa bomberone che cagare. dici. Sì, però poi se ci pensi, è giovanissimo, si sbatte, però non penso che quest'anno io riesca a dire è migliorato. Più che altro sai quale sarebbe il sogno? Vedere Castro punta che fa botte e un trequartista playmaker. Diaz, Zirze. L'hai Sì. visto adesso ai mondiali ma lo sai che con Olise e Mbappé, cioè calcio. manca quello al calcio. Calcio, Cioè, esatto. manca un po' quel trequartista lì. Quest'anno c'è da dire che ha avuto un trequartista assente perché Odegaard non è che ha fatto sta Che gran poi anche lì stagione. fa anche lui dei gran gol, Quello però, col Pisa, poi però così girato così. anche col Verona, se non Col ricordo Verona. male, gran gol. Però boh, io preferisco che magari mi fai 0 gol, però nelle partite sei utile. Però Cioè, è quello smistamento di palloni che dici che è bello. boh. A sto punto, visto che parliamo di promuovere, bocciare i giocatori, facciamo i top e flop della rosa dell'anno scorso. Io te ne faccio uno e uno perché sennò diventa lunghissimo. Facciamo un po' a settori molto Ecco, fast. facciamo Sono settori. Sono Cioè settori. per ruolo, Sì, sì, porta, anzi facciamo insieme porta e difesa o... ciao separati. Perché anche se no difensori. è molto facile porta e difesa. Porta difesa non hai Che neanche- poi anche ti perché- posso dire Pessina. Pessina, esatto. Sì, sì, Pessina. In porta promuovo Pessina come top Posso- di quest'anno. Posso dire anche perché Skorupski purtroppo ha pochissima affidabilità fisica. Quest'anno Però se guardi le prestazioni dell'anno scorso, No. top. Cioè, su bene. quello assolutamente. Infatti, ma Quindi- anche quando comunque è stato chiamato in causa, Skorupski ha sempre fatto secondo me un ottimo lavoro. Anche distrutto. Infatti, ho visto quel Tutto video. fasciato. Madonna. E il terzo portiere dell'anno scorso, l'innominato, grandissimo Chicco. Commuovete, bocciato. Non è quel nostro Ah, giocatore. perché io non pensavo a terzo portiere, infatti mi ero un attimo perso. Che cazzo, Scusate. che io è Franceschelli. No, beh, lui flop, oggettivamente, flop. Non c'è neanche da spiegare Non so perché. neanche che altro termine posso usare se non flop. Ripeto, L'unica- flop. E difensori, invece? Lukumi, top. Lukumi promosso, invece il duo scandinavo, Eggem Però non mi sento di promo, cioè ha reso meglio delle aspettative, perché Ok. Eggem preso per fare la riserva Di vita. più di Vitic, cioè doveva essere Vitic il titolare, quindi però non posso dire top. Cioè, per me top è Lukumi, che quest'anno ha sbagliato pochissimo, se non forse la prima con la Roma. Sì, sì. Sì, effettivamente. E lì bisogna anche dare meriti a John perché poteva direttamente sbattersene il cazzo, tanto andava Avrei via. fatto 100%. 30 milioni Però Alessandro subito. penso che tra l'altro sia attualmente la sua migliore stagione. secondo me. Sì. Anche perché Lukumate quest'anno non ce ne sono Poche. state. E poi l'anno scorso Poche. comunque avevi un po' le ombre di Bokema. Cioè comunque dici, bravo Lukumi, però di fianco c'hai uno che Sì, rende sì, tutto, sì, che aveva- quest'anno invece ha reso tantissimo, scaldando, quella bellissima. Posso darvi un Panchina. top a sorpresa, Vai. a mio modo di vederlo. Miranda. Pensavo Zortea. Non c'è, Avrei detto non c'è- top, non non c'è- non c'è questo pericolo. L'ho sentito male. Sì. Miranda, ti spiego anche, vi spiego perché. Un saluto al mio amico Matti che è grande estimatore di Miranda. Allora, vero. questo è radio a mezzo privato, smettila subito. Perché rispetto all'anno scorso ho visto in lui un grande miglioramento a livello difensivo. Però è incostante, Stavo Perché per se- arrivare anche a quello. perché secondo me... Nonostante la sua incostanza, io ho visto un ottimo miglioramento a livello difensivo perché l'anno scorso tanti assist, ma su quella fascia
si pascolava. si ballava un po' la rumba. Cioè, Però posso dire che in costanza sì, ma anche stanchezza. Perché comunque sì, ha che sì. giocato Abbiamo- solo lui. Nico Yannis, io non so l'ultima presenza quando è stata. Lico l'ha fatta, l'ultima è stata da difensore centrale contro il Celta Vigo in Che eravamo Europa. messi malissimo. Eravamo Cioè, eravamo accorti. messi di merda. Ma non mi ricordo, col Celta avevano già 2 clavicole spaccate. Sì. Era- No, forse solo una, perché Bernab si è rotto in Supercoppa. Eh no, perché Berna c'era col Esatto, Celta. esatto. quindi L'ha dopo- fatto Si era rotto già Skorupski, però c'è da dire che No, si era rotto Freuler. Freuler. Sì, No, Freuler la con- clavicola Freuler per contro- fortuna Freuler. Freuler contro il Parma, giusto. Sì, no. Però c'è sì. da dire che Lico ha subito molto quel rosso che ha preso contro il Friburgo, è stato. Che Sì, col però- Friburgo, scusa, però non era non- col Celtic, era il Friburgo. Da lì non ha più visto il Celtic campo. c'è stata la papera di Di Skorupski. Skorupski Esatto. dopo 5 Appena minuti. rientrato, vero, che dici, vero. finalmente torna Skorupski, Sì. prende sto gol di merda e dici, adesso io come lo spiego che Ravaglia fa più cagare di lui. Però vabbè, però sì, no, sono d'accordo su Miranda, un'incostanza probabilmente legata però a una forma fisica che Sì, per forza di cose non c'è stata. Centrocampo, chi salvi? Tosta questa, Ti direi quello che si salva di più Tu. è Ferguson. Per forza, chi vuoi salvare? Moro? Sì. Secondo me sì. Cioè, Anche sì, secondo me ci prenderemo i sì. cancri Io di ti Eugenio. direi anche Salute Freuler. Eugenio. Io ti direi anche Freuler se guardiamo la prima metà di stagione. Sì. Ok, ci sta. Perché se guardiamo Post infortunio. post-infortunio, nemmeno post-infortunio, già da febbraio, non c'ha la voglia. Cioè, zero... Ma tu dici che è una roba legata al mercato o alla Non lo forma so. fisica? Per me è insieme. Secondo me è Io un ti sono mix. sincero, io non l'ho visto i mondiali, la Svizzera, No. quindi non so se poi dopo Allora, mi rende. con la Però Svi- vedo con che la si fa Svizzera- 130 minuti in campo. Con la Svizzera ha reso abbastanza, cioè per la sua posizione comunque ha reso. Non vorrei che sia un po' il misto delle cose, cioè sia la Mi parte tengo. contrattuale in sé e poi Un po' mi anche la tengo per i forma fisica. mondiali. Esatto, È esatto. l'ultimo comunque, lo sai. Cioè non è che poi dopo puoi fare il Però prossimo. ti tieni per i Cioè, mondiali non penso che l'ultimo Freuler tra mese, 4 anni- l'ultimo mezzo mese, No, non secondo me uno, 4 mesi. secondo me uno di 32-33 anni come lui, forse anche 34, c'ha paura di spaccarsi. E sai che se ti spacchi non è detto che siano 2 settimane, Sì, cioè sì, è detto che sì. è un tirotto qua dentro. Anche perché poi vieni anche da un infortunio, quindi Sì, è abbastanza le importante. le pare sì, sono sì, anche maggiori. Effettivamente. Attaccanti invece c'è poco da dire. Beh, bisogna, cioè, nel senso, Attaccanti compresi gli esterni. Johnny Rowe Johnny. va sopra nell'Olimpo che ci guarda, flop è lui, quel pomodoro che non si stappa. Ketchup. Secondo me lui, cioè nel senso agli esterni io non è che posso dare la colpa a Dominguez che non gioca o che ne so, cioè Orsolini mi fa incazzare perché mi fa una prima parte di stagione in cui dico quest'anno andiamo ai 30 Scarpa alla fine, d'oro. Sì. ai fine me, poi dopo Ha fatto una prima parte niente. di stagione da scarpa d'oro veramente. Poi dopo- Beh sì, considerando che quest'anno avuto tra l'altro il anche tanta sfiga. capocannoniere ne ha fatti pochi, quindi poteva arrivarci probabilmente. C'è che a dire, Ma sfiga. 8 pali. Sì, quasi come me con le tip. di Possiamo più, dire, di più fai di me. fai più dici. cagare. No, tu Ah. fai più cagare. Vabbè, Sì. ci sono categorie. No, fai cagare. Unlucky. It's a fact. Siamo Serie C, zona di retrocessione. Io voglio Eccellenza. voglio essere onesto. No, eccellenza poca eccellenza. No, però il concetto è 8 pali, ma quante volte tiri a partita? Cioè quante volte tu hai visto una partita e dici cazzo passala, per favore passala. Alla quarta volta che becchi in bocca a un difensore, perché poi va bene che sono stupidi, però a una certa gli prendono la misura. Cazzo passala. Invece continui a tirare, per forza di cose la legge dei grandi numeri è più facile che lo prenda lui che Skorupski il palo. Certo. E quindi non lo so, per me è una stagione non negativa. 5,5? 6? Ti posso dare 6,5? 6 meno. Cioè, perché poi fai incazzare perché alla fine, nonostante tutto ciò, i tuoi gol li fai. Cioè, Secondo doppia me- cifra e tutto quanto. secondo me è- rigori sì. ci rimetti, però... Secondo me è una stagione da 6 meno. 6 Invece- estremisti. 6, dai, perché ti sei abituato bene, si è fatto il palato. Nì. Cioè, a me pesano tanto certe partite che potevi portare a casa Però se io ti in dico, ciabatte. non è Orsolini al Bologna, è
che ne so, con Seisao la Juve, che non è la punta di diamante. No. Dice, Seisao la Juve quest'anno fa 10 gol, parte forte, poi si ferma, prende i pali e tutto quanto. È da 6? Ah no, io intendevo la stagione del Bologna. No, però ti dico, io sto valutando Orsolini Sì, ok. come giocatore, Ah no, come allora rendimento. sì, 6,5. Cioè, ci sta. Perché ti dico, lo valuti meno perché giustamente ti sei abituato bene. Certo, sì. Cioè, hai quella cosa lì che dici, cazzo, io da Orso mi aspetto una roba. Un certo standard. Sì, anche Perché per sei questa considerato stagione. poi quello. Cioè, Sì. sei considerato il top player, la bandiera, tutto quello che ci vuoi mettere. Sì, che appunto prima poi di vedere la star Johnny Rowe, lui sarebbe, diciamo, tra virgolette, il volto di copertina, Orso. Secondo me continua ad essere lui. Dici? Sì. Non so, magari Può stare. ha performato di meno anche per come dire, La concorrenza di la Bernard. concorrenza con Bernardeschi, che comunque Però che secondo me è il secondo più forte di quest'anno. No, terzo. Ci metto Ro, Lucumi e Bernardeschi sì, quest'anno. A me perché Bernardeschi ha stupito Se non si tantissimo. spacca quest'anno ha ti fatto fa una una prima stagione a rallentatore come Ro, perché si doveva abituare, tanta panchina, pochi Poi- minuti, E e tanta anche viene da forma un fisica campionato. che non è un campionato, diciamo Cioè, così. è tutta una situazione così. Esatto, però seconda parte è uno dei tuoi top player, cioè è quello che... Sì, ma infatti dici- alla fine gioca lui. Esatto. Poi, molto semplice. Devo dire anche per la sua età, ha anche una bella duttilità, Tenta di dire per la sua età, perché Ci posso mancherebbe. sentire chiamati. A livello calcistico. Ok, eh. ottimo. Diciamo, ottimo. mettiamo le parentesi. Bene. No, giusto così. Ma a sto punto, giochino. 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 Zugagna. Bene, ragazzi. Si gioca. Giochino. Diciamo VAR o bar? Cosa consiste? Marchio registrato. Sono Del detto- vostro Ciccio Game 89. Questo non lo so. Aura. Bisogna dire. Aura. VAR o bar? Vi leggerò delle notizie, in totale sono 5, e dovete capire se sono da VAR, quindi vere, o bar, false. Cazzate. Benissimo. La prima. Ma un attimo, Dimmi tutto. che si vince. Oh, giusto qua Una birrettina. una direttina. Da bar. Da bar. Però Mentre posso dire, guardano il VAR. molto nuda. Qua Quindi, cosa ci starebbe bene forse? Il tuo logo della tua birreria. Proprio te. Aura. Aura. E ora la teniamo qua perché ho paura che cada. Prima notizia. Aspetta che mi sposto leggermente perché non voglio, sono una persona Una onesta. persona corretta. Questa è ci una sta. sfida, io contro di te. Chi Certo. vince si via il birro. Chi vince Quanto sì. sei competitivo da 10? -2. Perfetto. A me non dispiace, un po' di garino così, però... Un po' di garino, cazzo, dopo dai, vi dovete legnare. Impegnati un fortissimo. minimo, porca puttana. Ci mancherebbe, signore. Prima notizia. Allora, Disavventura Faustino Aspriglia. Operato alla mano per troppi tweet. avrei detto troppe seghe. Come era partita la... Poteva essere. Ah, quindi le avresti anche modificate. Potrei averlo fatto, come potrei non averlo fatto. Quindi Lo so. magari la notizia vera è che ti faceva troppe seghe. Perché io ricordo un Nesta, secondo me, ai tempi del Onesta o Pirlo, che si fece male al tendine per la troppa PlayStation. Quello sono sicuro. Potrei essere stato io, però... A fargli male. No, a Ah. giocare a PlayStation e farmi male. Ecco. Beh, io sono arrivato delle volte che proprio Sì. avevo uno gnocco qua. Ma anche che- col mouse a giocare. No, almeno gaming, io quello lì. Però play tanto. Però, ma cosa ci si prenota o... Alzate tu la l'hai mano. fatto il gioco, come cazzo funziona? O potete il primo che alza la mano. Vabbè, quindi- chi se la sente lo dice. Vai. VAR. 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 Ah, per me è una cazzata. Faustino Aspriglia ha subito un intervento chirurgico alla mano. Il motivo? I troppi tweet di sostegno all'ex presidente colombiano Uribe. Ma che cazzo? Grande Faustino, shout da Faustino. Ma poi è bello che noi stiamo tutti su tweet, mai visto. Mai visto Faustino. Faustino. Da domani il mio nuovo riservista sarà subito Faustino a seguire, tanto probabilmente fa un post. Colombiano. Ercolombiano. Faustino Ercolombiano. Faustino, se ci stai ascoltando, Quando sei vuoi, invitato quando vuoi. al podcast. Però
Mi raccomando, un po' di unguento, qualcosa, tranquillo. Oppure c'è anche il coso vocale, come si chiama? Il dettatore, Ah, sì. ogni tanto, tranquillo. Poi posso dire quanti cazzo di soldi avrà? Avrà uno, fammi un tweet. Vabbè. Sono arrabbiato perché ho perso. Prossima domanda. Quindi 1-0. 1-0. 1-0. Si arriva a 5. A 5, Sì, sono 5. Ma si può una remontata. Comeback. Game 7, ricordo. Seconda notizia. Dai, su. La Lega Dilettanti si affida all'estrazione del lotto, sorteggiato il calendario grazie alla ruota di Napoli. La Lega Dilettanti... Nostra. Cioè l'LND, L'LND. calcio, Sì. la ruota di Napoli. Cazzo. Poi perché Napoli? Perché Perché sanno sono tutte ste sono robe. i numeri della della lotteria. Cioè, sono tante ruote, cioè nel senso c'è la ruota di Milano, di Firenze, Napoli. Bologna. Di Bologna non c'è. La mettiamo. Ah, ok. Io ti dico VAR. Cioè, è talmente tanto esotica Sì, anch'io la Lega dico Dilettanti che ti direi Anch'io VAR. dico VAR. E VAR. 2-0. No, 2-1, dai, cazzo, 2-1, ho detto anch'io. 2-1, Vabbè, un punto a vabbè, testa, 2-1, dai, come se vabbè, fosse Vabbè, 1-0. diciamo entrambi la nostra Vabbè, teoria. Ci sta. Meno male che non era competitivo. No. Cioè, è da lì che... è lì appena subito. Il problema è che se vince questo... Ah no, no, giustamente, se ognuno dà la risposta ancora posso vincere. Vabbè, sì, dai. Diamo sì. questa possibilità. Inclina un po'. Che... Ah, vedi. No, dico dall'altra parte, fammi vincere. Ah, ok. Vai. Passiamo alla terza. L'esultanza Re Leone costa carissimo. Squalifica e multa salatissima per Pechkov per aver esultato con il suo cane. Cioè, così? Sì. Cazzo sì. Non so dove giochi Pesco, però per me, Ve lo me... dico. bar. Ve lo dico. Per te barra. Dove cazzo lo prendi un cane? Non può neanche entrare nello Bisogna stadio. vedere dove gioca, cioè magari gioca tipo in Serie B Serba, cazzo. Sturm Graz. Ah, cazzo, Austria. però. Bar, Aspetta. barissimo. Porca puttana. Figa, un cane non può entrare in Cioè, io ho visto un video tipo in Romania che sono arrivati con un leone. Che hanno vinto una roba, cioè, per un leone. Come chi era cannibale con gli elefanti. Non lo so, perché se io sbaglio sono fottuto. Se sbaglio. Un 3-1 si può No, sempre no, per me cambeccare. è vera. Porca puttana. Adesso tocca fare il remake del GOT da 3-1 camebaccato. Però tu devi sbagliarle anche. Lui adesso vedrai farà il merda, dice sempre quello che dico io, lui per forza ha vinto. Passiamo alla quarta. Sto soffrendo tantissimo, volevo quella birra di brutto. Lui mi ha detto che non gliene fregava un cazzo, ho detto vabbè. E qui che fa? E si Merda, concentra questa così. Questa è tutta mentalità. Sì, tra l'altro fai come Olise, mi sembra che non gliene freghi un cazzo. E poi... Nonchalant boy. Aura. Si contenga almeno lei. Lei dovrebbe Fai essere, incazzare. lei dovrebbe essere una persona Serio. composta. Potevate allora non prenderli, vado a casa, basta. L'abbiamo detto all'inizio. Il budget è basso, via. Sì. Vai. Inghilterra. Portiere calcia un rigore, ma batte una luce dello stadio. In Inghilterra non hai specificato la La serie. perché se sono Sesta a Sunday divisione. League, probabilmente vedi. Sesta divisione. Che cazzo è la sesta divisione? Six Allora, Division. Premier, Championship, League One, 2, National National, e il National 2 mi pare, sì. quindi cioè, poco più di quello che giochi a noi. Cioè, è 2 gradini sopra un calcetto la domenica. Promozione. Promozione? Tipo. Minchia, allora sì, lo tira giù un palo. Sì, Ma il portiere potrà mai battere un rigore. Cazzo Questo- ne so, farà la oltranza. Barissimo. Va. No, Nella Mannaggia. sesta divisione inglese il portiere Tony Briden dello Stratford Town Quando vuoi, Tony. Quando vuoi. Se la portiamo a casa, ha Tony. calciato alle stelle un rigore abbattendo una luce dello stadio in maniera assolutamente comica. Io vorrei il video di questa cosa. Poi Non magari te c'era. lo recupero. Post No, edit non l'ho preso. lo mettiamo qua. Aura. Ultima. Ultima. Quanto siamo? 3-2. 3-2. 3-2. Porca No, come posso- però, sì, è vero. però posso solo pareggiare io. Qui ce la smezziamo al massimo.
Lì vincerà la beneficenza che farò nei tuoi Sarà confronti. beve Zappa. Sarà litigante il terzo gol. Esatto, se c'è un pareggio vince il notaio, è come il coso. Nebbiogeno tattico in Islanda. La nebbia da concerto per bloccare le azioni pericolose degli avversari. Cioè, quindi gli ultras hanno buttato la nebbia. Siamo sicuri che ci siano abbastanza squadre in Islanda per fare un campionato? Sì. Sì, Sì. Io Football Manager lo so, quello sono sicuro. Quello sono sicuro. Football Però manager, zitto, è a casa. Football Manager quando vuoi. Da collabo. Però il concetto è, cioè, Sono così... Serie A, per massima divisione islandese. Sì. No, quanti spettatori porta? Cioè, non te ne accorgi quando arriva con un nebbiogeno. Come è fatto un nebbiogeno poi? Che è un nebbiogeno. Cioè, sarà una cosa. Sono tanti fumogeni. Che cosa dicono? No, un tamburo. Cioè, Ma poi non ce li vedo gli islandesi essere così incivili, sai? Sono tutti chill, tranquilli. beh no, cazzo, ti ricordi cos'erano gli europei? Che facevano, Vabbè, ma perché per la nazione ti unisci, come i scusa lì, norvegesi. ti fai quattro cose, Stumsgjord lì, quella roba lì e stai tutto... Lo so, io ti dico bar. 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 Ok. Vabbè, e io devo provare a vincere e quindi andare VAR. Quindi io ho fatto solo VAR in questa partita, ho detto tutto vero, io sono mio nonno con il telefono, oh cazzo, è incredibile. Tutto vero. Questa fragola che canta. L'ho visto su Facebook. Il buon Tad vince. No! Cazzo. Tra l'altro mi ci sono pure impegnato a cercare le squadre islandesi, perché ci ho messo il Valur e il Hafnarfjörður. Questa è la pronuncia giusta? Sì. Scandinava pure, lui è scandinavo. Sì, bravo. Da parte di padre. Hai tratti comunque. Reykjavik Sud. Molto sud. Più Svalbard. Centro. Quindi grosso. Consegnagli questo premio. Io mi giro, non guardo. Aspetta, facciamo vedere il campo. Qui ci starebbe bene l'Inno The Champions. No. Ci sta quello dell'Europa League. Ma quale? Quello ufficiale? Non appoggiamo qui, non vogliamo appoggiare qui. No, facciamo dopo. Cavolo. Cioè, quindi io mi devo tenere qua Guarda, lo mettiamo il simbolo dei miei fallimenti. Della tua sconfitta. No, lascialo qua. È giusto che uno impari. Ricordiamo, qua ci metteremo in post-edit un bel logo tipo scritto il tuo sponsor. Così se lo volete ricordate. Bella birretta così. Facciamo però una cosa che è doverosa, obbligatoria perché bisogna. Assolutamente. Ringraziamo i ragazzi di No One Production che ci hanno ospitato e ci stanno ospitando in questo Cioè, comunque li studio. paghiamo, anche ospitato. Però la gentilezza. Loro a differenza di tutti gli altri ci hanno risposto. Esatto. Non è che fate i fenomeni, arrivano le mail, non le guardate, non rispondete. Cioè, non siete nessuno. Una notifica di lettura. Cioè, Le faremo sapere. Siete dei pagliacci. Però così stai dicendo che di base, grazie a loro che gli unici che ci hanno cagato. Esatto. Perfetto, Esatto, grazie. che hanno creduto Un saluto. nel podcast, in Socia che podcast dal giorno -1. Meno uno, Quando manca avevamo il logo, cioè vi rendete conto? No, il logo forse... No. Sì, ce l'avevamo. Sì, ce l'avevamo. Sì, Vabbè, sì, comunque, abbiamo grazie. mandato il pitch. Sì, c'era. Giusto. C'era. Grazie a No One Production. Detto ciò, Torniamo seri. torniamo un attimo, ci ricomponiamo dopo alle cose aver formali. fatto questi giochini, posso dire, anche un po' brutti. Perché, cazzo... La prossima volta glieli farò fare a lei. No, la prossima volta mi dai le risposte. Comunque... Posso enough. dire, staccio. Sì, no, vabbè, adesso mi passa, un attimo, un secondo. Torniamo seri, torniamo sul campo, su questo bellissimo prato. Sul pitch. Sul pitch. Che non si vede? Si vede. No, si vede, guarda. Io sto facendo i grattini a questo campo da Bellissimo. mezz'ora. Allora, abbiamo parlato della scorsa stagione, adesso parliamo del crocevia, diciamo. Prima della nuova stagione avviene una cosa in cui tra l'altro avviene, curioso, mentre noi eravamo in riunione per questo podcast. Vi ricordate? No. Eravamo a mangiare la pizza e in quel momento c'era la crisi vera a Bologna, cioè Italiano saluta A salute. pensando però di andare verso mare, sole, verso Vesuvio. o mare. Questo mi sembra un po' troppo.
Amici napoletani, vi voglio bene. Amo Un Napoli. saluto, un saluto. Questa è proprio una paraculata. Una paraculata. Napoli è veramente Dai, bella. ci sei stato, ci sei trovato Pizza bene. pizza Tu fritta. devi dire, sono stato, sono trovato bene. No, sono stato veramente bene. Pizza fritta, tra l'altro, a luna di notte. No, bellissimo. Una di notte buono tutto. Pizza fritta, tortellini. No. Sì. Cioè che quella birra te la spacchiamo in fronte. Kebab unto. Ah, il kebab unto, il cibo delle idee che non può essere toccato. Per fortuna eravamo tornati seri comunque. Comunque, parlando di kebab, No, il nostro nuovo allenatore viene da dalla Chiesa. patria. Dalla patria del kebab. Quindi, italiano va via. Tra l'altro rescinde. E scende. Rescinde. Non viene esonerato. Rescinde. Perché noi siamo Siamo gente. siamo plumoni, siamo noi i gentleman. soldi non li vogliamo sprecare. Però cosa succede? Viene fregato. Non so come altro fare un giro di parole per Sì. dire che viene fregato. Presa nel culo. Perfetto. Non va a Napoli perché ci va mister Allegri. Dio del calcio. Cortomusismo. Cortomuso. Sei intenditore di ippica tu? O solo di scommesse sui cavalli te, più che altro? La seconda tutta la vita. E non solo di cavalli. E quindi il Bologna cosa fa? Sono degli allenatori, questo ci dicono i giornali, altri poi dopo diranno ha scelto Tedesco da 4-5 anni fa e Però è prende... vero, però è vero. Sì, non però, erano- però nel mentre quante volte hai sentito parlare di Tedesco e quante di Palladino, di Francesco e di questo e quell'altro. Questa, cose che generale inverno. Mamma. Io avrei voluto, l'unico che avrei voluto più di Io pure. Tedesco. A questo momento saremmo... Sai anche chi poteva venire. Però purtroppo non abbiamo abbastanza soldi, grande Gasperini. Però Ma vabbè, basta, questa è la tua campagna, nessuno la vuole, ma smettila, dai. Gasp, se vuoi venire al podcast, io ti amo, per favore. È qua di fianco, per favore, Gasp, per favore. Qua di fianco a cosa? Qua di fianco a me. Ah no, pensavo... no, ho capito male. Scusa. Quindi arriva Domenico Tedesco, Mm. voi, adesso noi qua abbiamo detto senza filtri, abbiamo detto senza filtri, onestamente, Cioè, quante partite avete visto di Domenico Tedesco? Zanzare che Ta-ta. girano le cicale. D'aereo che Tarallo. Tarallo. Allora, anche io. Ed è giusto essere onesti in questo podcast, questo è il podcast dell'onestà. Mi sono informato, cioè ho letto un po' degli articoli che parlano della sua filosofia di gioco, comunque vedi come si può dire, un percorso che continua. Sì. Cioè, il Bologna ha voglia di progredire con questa filosofia di un gioco votato all'attacco, un gioco Sugli esterni. sugli esterni che comunque dia spazio alla fantasia e Molto quant'altro. propositivo. La vera differenza che vedo forse è un uso più propenso dei giovani Sì. rispetto a un Sì. italiano che vuole un po', tra virgolette, un usato garantito, cioè quei nomi che dici sì, mi trovo bene, lo conosco, sicuro magari l'ho che già fanno bene. allenato, cose del genere, e poi in realtà il resto è tutta una grande incognita, Sì. perché c'è chi ti dice che il modulo è quello, c'è chi ti dice che il modulo va a cambiare, e addirittura c'è chi ti dice ma lui ha giocato anche a 3 in difesa, Sì. quindi comunque in realtà a cosa facciamo l'anno prossimo, giochiamo a 3 in difesa? In Beh, realtà le dichiarazioni recenti ci dicono che non è così. Sì, Giocheremo, ha provato a Valles spesso il 4-3-3, poi per quel poco che hanno fatto per adesso, però, cioè, o meglio da quello che si è scritto e letto in questi giorni, quindi chi lo sa. Poi sì, è vero, ha giocato spesso con 3-4-2-1, 3-5-2 mi pare anche, però Secondo adesso- me lui ha parlato molto con i turchi. sì, 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 tipo, lui è dentro, cioè tu peggio, Vabbè, io, Tu in altri tu hai delle situazioni che dovresti risolvere. io ho le mie amiche. Salutiamo tutte le mie amiche turche, vi voglio un bene della Madonna. Tornando al focus, la cosa che mi viene da chiedermi è: ha senso fare tutti questi ragionamenti di dire come sarà il Bologna di Tedesco e quant'altro, quando in realtà si può quasi dire che tu hai preso probabilmente l'allenatore più simile italiano che c'era sul mercato?
lancio questa, Sì, sì, ho capito. questa non una provocazione, No, no, però no, vuole però- essere uno spunto di riflessione. Cioè, a me sembra che stiamo parlando di un allenatore che sicuramente è preparatissimo, sa un sacco di lingue, ha esperienza internazionale, ha un sacco di cose, però poi in realtà è molto simile all'italiano. Mi sembra una versione più affinata. Ecco, secondo me hanno fatto anche questa scelta per promuovere anche un altro tipo di lavoro, perché anche come abbiamo visto, Tedesco usa tantissimo anche la tecnologia, l'intelligenza artificiale. Sì. Secondo me hanno voluto unire un po' le cose, cioè hanno cercato un profilo che potesse essere più vicino possibile a italiano e allo stesso tempo trovare un modo anche per, non dico stravolgere, però cambiare un po' anche... Ma possiamo dire che è un italiano 2.0, cioè la versione aggiornata, migliorata su certi aspetti italiano. Con Più meno giovane. turnover, meno... Ma secondo me c'è anche una migliore comunicazione, cioè Sì, l'italiano, come quello dicevamo sì, prima, sì. ha delle lacune dal punto di vista comunicativo, Sì, è una versione, un upgrade, diciamo. Un perché alla upgrade, fine la base però, del secondo gioco me è sì, quella. è letteralmente quel tipo lì Sì, di, sì, la di base del gioco è quella, Cioè, non è solo che sto che- prendendo Gasperini. Sì, sì. Poi è un bel però No, sì, però diciamo nel senso, non è che sto andando a prendere sì, una persona completamente diversa dal un mondo giochista che vuole fare Sì. magari il contropiede, cioè è quel tipo di allenatore che fa quella roba lì. Sì, difesa alta, gioco sugli esterni, è quello, è logico. Poi Cioè è che io mi aspetto le grandi rivoluzioni, ecco, cioè quelle magari le avrai forse da un mercato a livello di, anche lì, vai a fare un upgrade però. Cioè vai a vedere quali sono i tuoi tasselli deboli e li cambi, non è che da domani andiamo a prendere i braccetti. No, infatti. Quindi cioè, è quello che dico, che secondo me mi sembra che ci sia una mistificazione di un allenatore che sicuramente è valido, sicuramente ha un profilo interessantissimo, Sì. però ha tutto da dimostrare in Serie A. Ha alle spalle, a parte al Fener, delle esperienze comunque con delle luci e ombre. Ma comunque ha allenato anche il Belgio, quindi Il Belgio giocatori però, Col importanti. Belgio ci sono state, Non è andata benissimo. sono stati tante frizioni anche con lo spogliatoio. Poi Con hai un detto Belgio, con una bella squadra anche, la Golden Lì- Age. lì secondo me anche non sono stati tanto per i risultati, ma per i rapporti che aveva anche con... Ma è un fattore anche quello. Sicuramente. Cioè, quest'anno l'abbiamo visto con l'italiano, Sì, è un sì, sì, fattore sì, allo sì. spogliatoio. Certo. E va a giocarti la testa. E soprattutto magari uno dice, in una nazionale in cui quasi sempre le partite sono secche e arrivi a questi risultati, può essere anche un problema se poi questi problemi ti si ripresentano magari in Coppa Italia quest'anno o magari negli anni futuri si torni in Europa, nelle Coppe Europee. Quindi è quello che dico. Certo. Cioè io sono contento, però non è che faccio i caroselli per ora. Poi magari fra 2 puntate sono qua e mi strappo le vesti per ho tatuato qua Mimmo Tedesco. Però, so. Poi io non ero contento di italiano e mi sono ricreduto e poi sono alla Hai fine... confermato la tua tesi. No, confermato, però alla fine ha fatto tanti errori. Mhm. Sì. Quindi, però io all'inizio proprio italiano alla terza partita vai a vedere il mio Twitter, c'è un italiano out continuo quando cazzo ci leviamo dalle palle sto pelato, robe del genere. Tra l'altro ho detto da uno pelato. Parlato di giochisti, Si può Giochino. fare un bel giochino. Altro giochino. E che ne pensi? Allora, secondo giochino. quindi mi accomodo, Può accomodarsi. mi accomodo. Può accomodarsi. Dove sono i vincenti? Bad motherfucker. Chi l'ha detto? Io vi dirò 5 frasi celebri, per così dire, e vi darò 3 opzioni. Ok, Mi dovete dire quale delle 3 opzioni è quella che ha detto la frase. ok. Frasi molto celebri o tipo l'ha detto al salumiere l'altro giorno in fila? Ci possono essere anche queste. Perfetto. Ho fatto un bel mix. Un bel mix. Ok. Prima frase. Quindi posso riprendermi la birra se... Lei può fare quello che vuole. Ah, finalmente. Oh, ma... Infatti stavo aspettando solo quello. Qua c'è un piccolo taglio, qua c'è una fatto con la IA, io ti do una bottigliata. Prima frase.
Gli allenatori italiani sono dotati solo di un cromosoma X, quello del pareggio. Giuseppe Giacobazzi, Lele Adani, Maurizio Crozza. Maurizio Crozza. No, questa l'ha detta lei la dà, palese. Maurizio Crozza. Mannaggia. Questa mi sembrava proprio invece di Autorino, la 7. Io non frequento questo. Corretto. posto. 1-0. Seconda frase. Vai. Non sono né la Lollobrigida né Marilyn. Non merito tante attenzioni, sebbene spesso abbia anche io un bel culo. Giovanni Trapattoni. Ingiocabile. Ingiocabile. Credo 2-0. Scusate. Vabbè, Ingiocabile. questa è un punto giftato. Terza. Questa è abbastanza semplice in realtà. Immergiamoci. Pardo, Nicola Roggero, Fabio Caressa. io più tardi. Pardo. Immergiamoci. Pardo. No, per me è il Vate. È proprio il Vate. Madonna, ma ingiocabile davvero. È proprio il Vate. Ma ragazzi, è arrivato il pizzino finalmente con le risposte. Quindi Quarta 3-0. frase. Qua qui rischio scoppola, lo sweep. Qui- Scopa. In Qui five, ha preso lo scopino del cesso. Ha preso lo scopino del cesso e inizia a fare. Capito? Qui in 5, Oh, Afueras. Ho che non piange troppo. Anyways. Comunque. quarta frase. Non c'entra niente col calcio. Finalmente la puoi competere. No. Se non hanno pane, che mangino brioche. Ma questo è facile, cazzo. La regina Maria Antonietta. Sbagliato. Aia. Mi dica le opzioni, dottore. Cazzo, io qua ho Maria, apprezzato troppo. Maria Antonietta, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau. Ma che cazzo? Jean-Jacques Rousseau. Bravo. Porca troia. Sti francesi. Ma io sapevo che era la tipa, no? Ah, questa è proprio di quelle... La trappola. Jean-Jacques Esatto. Rousseau. Ah. E poi c'è l'ultima. Questa è un po' particolare perché l'ho estrapolata da un'intervista. Attenzione, c'è dello studio, Sì, quindi sì, è un autore certificato. Lui non ha il 5 patentino minuti. e la patente, però è un autore. Lui fa anche il giallo zafferano. Ci sta. Così fa le ricette. Così che conquista le tipe, dicendo io so fare la Sì, carovana. così ha- che cazzo ha devo autore. fare io? Infatti lui arriva in ritardo perché sta a fare la ricotta con limoni. Ci sta. Quinta si frase. dia un tono. Semplicemente I'm happy. Chiusa intervista. Cioè, questa è l'intervista totale? Sì. Ma non è estrapolato un cazzo, No, cioè, no, nel senso... Però è un'intervista presa. Ho preso da È un un'intervista. cazzaro gigante. Certo. Me l'hai pure detto. Sfumazzata pesante. Perché ho estrapolato l'intervista? E me è finita l'intervista. Va bene. Comunque... Dia le opzioni, doc. Karu Master. Mitoma, Chi? Ah, Kaoru Muto. Ok. Erling Haaland, Michael Olise. Michael Olise. Porca troia. Michael Olise. È troppo semplice, Mitoma. Tanto io ho già vinto, dai che cazzo me ne frega, ne ho già fatti 3. Sì, 3 ne ho presi. 3 sì. Sì, era Prima 3 li ho 3-0. vinti. Ah beh, è vero, scusa. Vabbè, il punto della gloria Questo sta cercando pure di farmi perdere la volta che ho vinto. Aura Farming ugualmente anche se perde. No, ci sta 3-2, poi comunque è un bel risultato. Sempre in 5 però. Bene, torniamo a palla sul Bologna, stranamente, incredibile. Crazy. Però parliamo di quello che è un po' l'ombra, che col sole sarebbe pure comoda, però quest'ombra che ci accompagna dall'ultima partita di campionato fino ad agosto inoltrato, se non oltre, che è il calciomercato. A voi piace il calciomercato o no? C'è gente che non piace. Che silenzia le chat? No, vabbè, a parte quelli, però ci sono anche gente che proprio dice oh, invece, cioè, due maroni, io voglio che sia a fine agosto. Dipende, perché sai... No, a me piace. Piace, A me perché piace vedi tanto. le A me piacciono tanto le cose delle indiscrezioni. Hai il culo che Ma a ti me pizzica. interessa anche solo sapere davvero che cazzo va quello dal Foggia al Real Casano, Madrid. cioè, sì, no.
No, magari. Bene, clamoroso. Magari. Però sì, cioè... Sì, perché metti zizzagna. tutti- esatto, poi ognuno dice la sua, Esatto, quasi sempre su esatto. stronzate, quindi comunque dici, ma cosa? Come quello su Twitter, il tuo nome per il mercato, Mirella. Shout out. Incredibile. A voi studenti. Comunque, Bologna in questo momento, mercato più o meno come l'aria che c'è fuori, calma piatta. Partito in retromarcia, non in prima. No, dai, in retromarcia no, Non hai partito. È in folle. in folle. Come la tua macchina lì, al meccanico. Carrozziaio, Il carrozziere. carrozziere, però Toccato comunque, un tasto sempre lì, le chiavi staccate, sono nella vaschetta lì di fianco a Allegheremo quel foto- poster, foto- a quel poster della signorina. Non ci sta. Non ci sta. No, situazione che io non posso definire ferma, è una situazione che sta partendo piano, nel senso, mi spiego. Il Bologna sappiamo che all'inizio del calciomercato ha già quasi 20 milioni in tasca. Perché? Cede Fabian alla Fiorentina per 13 milioni Grazie a Dio. e cede Ebischer al Pisa per 4 milioni e mezzo. Che mi sarei tenuto, però questo è un altro discorso. Anch'io, però. Non cede, anzi, svincola Bonifazzi e Freuler. Notare come prima Bonifazzi e poi Freuler. Perché io credo che anche a livello di ingaggi forse sposta più Bonifazzi Bonifazzi che che Freuler. Secondo me sei da... Potrebbe essere. Però, e quindi comunque parte già, dici, cazzo, c'è già 20 milioni. Uno dice, oh, adesso facciamo del casino. Hai preso l'allenatore Guanciale e caviale. a giugno, mentre tutti gli altri ancora ci andavano dietro e tutto, dici, adesso la giostra del Cobra. Parte la giostra del Cobra. E, Luigi Caccavo. Dal Il lume, futuro di Bologna. che è già vecchia, comunque non è 17 anni, ce ne ha 22, 23. Ah, per gli standard italiani è giovane. Sì, ho capito però. Allora, A parte che poi non c'era neanche l'annuncio, cioè l'hanno fatto solo sul sito. non l'hanno neanche annunciato. Grafiche Su zero. Transfermarkt ha tipo una foto così. Sì, Cioè tutti gli altri sono normali, e Gigi Caccavo è così tipo... tipo è lo squalo, Pensieroso. è il tiburon. No, è tipo come se esultasse, una Ah, cosa ok, del ok. genere. Però caso. Aura. Però sì, io dico, faccio questa riflessione. Ha senso che una squadra che comunque ha da rifare gran parte della sua struttura perda, tra virgolette, tempo con questo inseguimento di una plusvalenza, perché a questo si tratta, di uno come Luigi Caccavo che prendi a 300.000 euro dal Lumezzane, automaticamente lo giri, adesso credo alla Juve Stabia, Sì. penso che c'era Sì, o c'è Empoli o stato- Juve Stabia, C'è stato il un sorpasso della Juve Stabia sull'Empoli, sì. per fare di base della plusvalenza, cioè la Juve Stabia adesso magari ti fa una bella stagione, grande Gigi Caccavo ci porta a 15 gol, sentiremo tante persone dire ma teniamolo 15 gol con la Juve Stabia, quando magari la Juve Stabia ti appoggia 3-4 milioni e lo dici lasciano anche plusvalenza, bravi tutti. Però tu nel mentre hai un centrocampo che è il reparto Ridotto ai grandi minimi ustionati del Bufalini, e la difesa che è il Bellaria e davanti che è direttamente un manicomio. Ha senso andare a fare queste operazioni? Allora, sì e no, perché comunque c'è da dire che c'è il mondiale di mezzo. Ok. E ho capito, però sai, se magari punti a giocatori importanti. Ma tu punti a giocatori importanti? Comunque qualche presa da qualche nazionale la puoi prendere a poco, però quel giocatore interessante tutto, che magari aspetti il mondiale, aspetti... Tu di parli vedere del colombiano in questo momento. com'è. Io parlo di tutti, anche il portiere del Capoverde. Ma che cazzo ti prendi Bozigna che prende già la minima di pensione? Fa numero. Sempre meglio di... Sempre meglio di Ravaglia. No, però quello che dico è, cioè, dai mondiali tu puoi andare a pescare solo da, oggettivamente, comunque, giocatori che militano in una fascia più bassa. Cioè si è capito che il Bologna comunque o ha occasioni di mercato, come può essere il Roma l'anno scorso, che se non si crocca in bocca con Rabiot non viene, oppure
tu devi prendere da delle serie minori o da Campionati esotici. retrocessi o da campionati veramente esotici, perché non Tipo puoi la- dare... tipo la Norvegia. Ma già inizia a essere una bottega cara, cioè anche loro hanno capito che non ha senso che loro chiedano 3 milioni, te ne chiedono 10. Anche che è l'andamento dei prezzi di mercato. Come l'Olanda, come il Belgio, come quelle parti lì, dove una volta andavi a prenderti Schouten per 4 banane, adesso un uguale a Schouten lo paghi 15 milioni, perché lo sanno anche loro. Sì, sì. E quindi dico, tu sei in una situazione del genere, adesso vi faccio una provocazione. Se il Bologna al 15 di giugno prendeva solo parametri zero, si prendeva quel Dieng dell'Oran, se non sbaglio, punta, che stanno Bamba monitorando, Dieng. Bamba Sì, Dieng. sì, ok. E poi si prendeva tutti dei profili da svincolati, non fine carriera, sto parlando di gente che per una questione o l'altra ha finito il suo contratto. Ok. E arrivava al 1° luglio, quando è stato il primo giorno di ritrovo, cos'è stato? Il 6 luglio, una cosa del genere, a Casteldebole, con la squadra. Abbiamo già preso tutti. Adesso da lì a fine agosto guardiamo solo occasioni di mercato, proprio davvero quella roba che dici. Però io arrivo al 1° luglio che ho già fatto l'80, il Dici una prima 90% ossatura, dei sì. titolari. Ok. Poi magari c'ho da puntellare qualcosa, allora lì mi posso prendere Gigi Caccavo. Però ti dico, una situazione del genere, tu non eri più, non dico sereno, perché non deve essere una questione di serenità, però meno dubbioso come possa essere adesso. Cioè io non è che dico da qui a fine agosto non compriamo nessuno, o comunque ci accontentiamo, cambiamo e tutto. Però per esempio in questo esatto momento ti arriva la conferma, l'here we go, il Bologna prende Raheem Alassan a 4 milioni e mezzo dalla Serie B spagnola, dall'Oviedo se non Ora sbaglio. lo vedo. Però la cosa è che lui ha giocato in Liga quest'anno. Va bene, però nel senso stai prendendo un profilo da 4 milioni e mezzo che deve fare il backup di Miranda, ok? Sì. Però sappiamo tutti che fino all'altro ieri non c'era Raheem Alassan, c'era Gunther, dalla Serie B tedesca, dall'Elfsborg, che si chiama. Quello lì. Lui è quello che mi corregge le cazzate che dico. E la cosa che dico è, tu hai quel profilo lì, cioè, salvo grosse cose, adesso si parla di Amonda Rain, non so come si pronunci, comunque il ragazzo delle Estudiantes, il mediano, bellissimo profilo e tutto, però si parla di 10 milioni, stai proprio una cifra veramente diversa, non sappiamo come andrà a finire, c'è chi dice che siamo molto avanti, ad oggi, quando stiamo registrando, ancora c'è distanza. Ha senso andare a inseguire queste cose, rimanere poi col cerino in mano magari, piuttosto che andare a prenderti dei giocatori che li prendi magari molto prima, hanno più tempo di integrarsi con la squadra, non devo prendere gli ultimi tasselli al 20 di agosto con magari le partite alle porte e cose come Corro che mi dicono che deve stare in panchina 4 cazzo di mesi perché a quanto pare non sa integrarsi. Piuttosto che dire, guarda, ho preso Dieng al 1° pronto, andiamo. Cioè, capito Sì, quello che intendi? Ho capito il no? senso, però anche questa mossa anche di prendere tutti svincolati. Io ti ho detto svincolati per averli subito. Certo, però anche lì non so come dire, non dai proprio un gran messaggio. Ah no, il messaggio di lacrime e sangue. Sì, Che per tanti giornalisti di Bologna va bene. Cioè, Sì, nel sì, senso, sì, confermerebbero le cazzate che dicono da un paio di anni. certo. Secondo me bisogna essere più cattivi. Adesso io non sappiamo le dinamiche che ci sono dietro le trattative. Noi ricordiamo sempre, non sappiamo un cazzo. Esatto. Noi Non abbiamo insider, non abbiamo niente, sono opinioni di 3 indipendenti. povere persone. Esatto.
Secondo me ci vuole un po' più di cattiveria, cioè arrivi lì a muso duro e dire ascolta, questi, non so, tu Come fa la Fiorentina? Sì, cazzo, perché non lo devi comprare il giocatore, non puoi star lì. Però secondo me sai cos'è? Interesse Allora, FC. la Fiorentina ha anche esigenze diverse, in un certo Quello- senso. Cioè deve rifare completamente un organico. Quello Ma davvero deve rifarlo così tanto? Cioè, allora, secondo io me non sì. Cioè, dico- l'anno scorso, Secondo me ha prima, incannato tante cose. ma l'anno scorso, a settembre, prima che iniziassero a far cagare per tutto un anno, tu mi dici che l'organico della Fiorentina è così sballato rispetto a quello del Bologna? Così tanto? Non così tanto, però... E a gennaio, quando già investe, ti prende Brescianini, quella gente lì, Fabio. vabbè, Fabian comunque per certe squadre va ad andare bene, a me fa cagare e per me era inutile qua a Bologna, però per tante squadre secondo me è un incursore, ci sta, può avere un suo senso. Però ti dico, davvero a gennaio c'era questo dislivello che io dico, noi a luglio sbaracchiamo tutto? No, io chiedo. Vabbè, Secondo me le rose Secondo erano me, secondo però me secondo me la sei Fiorentina- più o meno alla pari, cioè nel senso anche tu devi intervenire come Sì. devi intervenire loro. sì, però secondo me anche per la Fiorentina avevano, non so, delle esigenze anche diverse. No, ma io non Dopo, dico quello di... perché hanno, secondo me non tanto per nell'organico in sé, ma per la situazione che è successa, cioè tutto quello che Per è il successo. rischio di strizzo esatto, proprio. Quello esatto. sì, non, ci sta vogliono, che quindi- non vogliono in alcun modo che ricapiti una cosa del genere. Come... soprattutto non è per però la il certezza centenario. che non ti ricapiti. Però, diciamo, togli un po' il margine facendo questi tipi E di secondo te se la acquisti. Fiorentina, adesso poi qua sembra Viola Channel tra l'altro, no, secondo te la Fiorentina, se adesso io non so come finirà questo suo mercato, perché comunque parlano di nomi grossi, altre cifre grosse e tutto quanto, ma se inizio anno, già inizio stagione, pardon, con Grosso che comunque è un'incognita, Sì, allenava al certo. Sassuolo, non cambia molto, cioè hai anche una pressione diversa, nel Quando senso fa che una piazza diversa. con questo mercato la piazza Ti chiede pretende assolutamente tanto. di più. Se per caso ne perde 2 o 3 di fila, non parte uno psicodramma al caciucco? A parte perché i tifosi viola sono fatti così. Però nel senso, dopo rischi di tornare in quel turbino che ci avevi l'anno scorso. Ma secondo me l'anno scorso si è andato ad ingigantire tutto, soprattutto per le dichiarazioni iniziali di Pioli, non ci ha messo nella rotta Champions, noi vogliamo puntare alla Champions, Sì, quello poi lì quello ti ha poteva segnato ingastrire, più, dici. ti ha segnato. Poi comunque lo spogliatoio si è abbastanza spaccato, Sì, tutta la storia sì. di Zeco sicuramente Cioè, non ha aiutato. Però quello che dico io è non fare proprio come la Fiorentina che dici vai ti compri tutti, vai al supermercato fai la spesa, ok, fai il super team. Però di essere più cazzuto, cioè arrivi lì, il tuo giocatore vale 10 milioni, io ti do 8, no voglio 10, facciamo 9, va bene. Entrambi felici, boom, hai preso un giocatore, chiude una Ma infatti è quello che secondo me... Cioè, Invece- Ugresic, no? Sì. Sì, quello è in lì- ballo da 2 settimane per... Se non di più, e ti nove- arriva, 9 arriva, milioni. arriva al Sassuolo, arriva all'Udinese, tutto. Se adesso lo perdi per 1 milione, 2, Ti incazzi. se a te piaceva così tanto, è quello che ti va davvero a muovere 2 milioni, 1 milione. Poi è chiaro che noi stiamo facendo i conti in tasca ad altre persone, quindi loro Sempre magari mi fa. dicono sì cazzo, cambia, cioè è così. Però non lo so, mi sembra veramente che se io ho una lista di giocatori selezionati che dico vorrei lui, Ci vado convinto. Esatto. punto che non faccio come appunto non faccio come altri club che arrivano, no, ma anche solo un Milan, no? Con Gonzalo Ramos, boom, barche di soldi, però perderlo per 2 milioni mi sentirei un po' un coglione. E poi dopo esserci Cioè, stato poi magari dietro dopo quanto sì, Sì, tempo? ti soprattutto rende poi magari e con le dici, trattative che "Cazzo". durano 2-3 settimane, dopo Interesse FC. riparti Sondaggi FC. Sondaggio FC, interesse FC, cioè, riparti da zero e però hai Eh sì, sprecato 3 settimane di esatto, perché calciomercato. poi dopo ne vai da un'altra, tu fai la stessa cosa, no? E allora, dai, su, quanto vuoi? 10? No, dai, facciamo 5. Ah, ma io vorrei comunque 10. No, 6,5 più questa qua. Bonus, Ti metto il per 50% di rivendita. Ma anche lì dico, ma davvero per 2 cazzo di milioni io magari ti devo mettere il 40%, il 30% di rivendita, poi magari questo mi fa la stagione, mi arriva uno che mi deve dare 20 milioni e gli devo dare più milioni di quella cazzo di poco che mancava
per averlo prima tutto mio. Io capisco che c'è la necessità a volte di dover mettere le clausole e tutto per far quadrare Arrotondare un po', tutto, per sì, arrotondare, le cose del quant'altro. bilancio, ste Però cose. poi dopo finisci come adesso, c'è Lukumi che sai che vuole andare via, non sei mai riuscito negli anni precedenti a rinnovarlo, è sicuro che va via, ha fatto un buon mondiale, quindi è certo che vada via, e in più ti è, il ti è 20%. scaduta adesso la clausola, perché è scaduta Inizio adesso, luglio, tipo. no, a metà luglio. Metà luglio, da 2 giorni. A metà luglio ti è scaduta la clausola per quella cifra che se non sbaglio è 28 milioni e quindi adesso è offerta libera e in più devi dare il 20 20% al al Genk. Pensate. E alla fine, cazzo, cioè, l'anno scorso, come dicevamo, 30 milioni ti arriva al Sandra, grazie, arrivederci. Cioè, quella per me è un'occasione di mercato inversa. Cioè, così come ce l'hai con Ro che per una serie di motivi lo prendi, ce l'hai anche che per una serie di motivi lo vendi. Sì, Ma sì, quando sì, ti arrivava, poi non sappiamo sempre se è vero o no, ma ti arrivano a proporti per Dominguez 20 milioni o 20 milioni per Fabian, ma glielo devi dare subito, ma subito. E lo portiamo noi Ma sì, con la panca. io per esempio, io sono dell'idea che per me Castro si può cedere, Per una cifra ragionevole. una cifra ragionevole, però poi dopo per me devi reinvestire, cioè sì, nel sì. senso hai preso 40 milioni, hai preso 45 con le rivendite, tutto quanto, cioè, serve poi una punta che Ti non aspetti almeno una punta che dici. la quanta punta è? da 20 milioni come minimo. Tipo SP. No, se no io mi prendo e vado a sentire Joshua di Zé. Vado a prendere con il prestito con parte dell'ingaggio pagato, diventa obbligo in caso di Europa quello che è, ti vai a fare sta cavalcata finale con Zirze punta, c'è la piazza che è carica, c'hai Ro, Zirze e Orsolini o chi per lui, o Bernardeschi e quello che vuoi. Occhio al Stavo progetto zia che stavo già dicendo. Però comunque hai una situazione in cui comunque anche i tifosi non è che sono cornuti e mazziati, cioè gli hai venduto Castro, però cazzo gli hai preso Zirze, sono contenti. Io se metto 100 tifosi del Bologna, secondo me 80 sono contenti. Se torna anche Zirze di va più, via. secondo No, mi tengo basso perché secondo me c'è qualcuno che dice Sì, ma è quella giovane cosa- tutto, quant'altro. E poi anche Però, quella cazzo. cosa sarà la classica storia della minestra riscaldata. Ma subito, ma datemi sta scodellona. Dammi sto cucchiaio, Sto dai. scodellone di Joshua così. Signori, passiamo, ci avviciniamo verso la fine della puntata. Il viale. Il viale. Con gli altri. Con l'ultimo gioco della serata, ossia l'avvocato del diavolo. In cosa consiste? Praticamente noi andiamo a prendere un po' di opinioni che scrivete direttamente voi su Twitter e Instagram, quindi seguiteci ai social che vedete qua sotto in sì. sovraimpressione. Posso dire, rubrica ormai consolidata e famosissima sul web. Vabbè, noi la facciamo. Ne parlano tutti. La facciamo in versione social che podcast. No, la nostra dico. Ah, scusa. Ok. Comunque, per ogni tema, insomma, noi abbiamo preso 2 tweet e un commento di Instagram. Andiamo un po', come dire, a parlare, insomma, a difendere la tesi, attaccarla e vediamo cosa salta. Avvocato e giuria. Esatto. Perfetto. Dunque, il primo tweet ce lo scrive Francesco. Lo vedete qua in sovraimpressione. Se mai tornasse a Dallara ad avversario, non bisognerebbe fischiare Thiago Motta. Cosa ne pensate? Chi può essere d'accordo di questo? Chi è che, anzi, facciamo così, chi se la sente di difendere questa tesi? Io. Perfetto, io no. Perché? Per me è lecito fischiare sempre. Ok. Partiamo da questo Ci sta. presupposto. Sono d'accordo anch'io. E se ne è parlato quest'anno in varie occasioni, noi abbiamo una chat di noi gente di Twitter, ne parliamo e anche lì è venuto fuori perché secondo me è lecito che se c'è una brutta prestazione o una cosa che non mi sta bene, io ho il diritto di fischiarla, non devo, come si può dire, varcare quella soglia, cioè non è che io devo dire oh pezzo di me, cioè iniziare proprio con offese personali, magari sbracare, Sì. però per me se Thiago Motta venisse a Bologna, immagino da avversario, Sì, io l'ho inteso, da da avversario. avversario, io lo fischierei perché non si è comportato in maniera giusta, Umana, dici? ma non giusta, non sto a fare una cosa più ampia perché non è che ha ammazzato qualcuno, Ci sta. però a livello professionale, a livello
anche tra Umano. virgolette sportivo, non si è comportato bene con la società Bologna e quindi di conseguenza con i tifosi. Sì. Perché lo sappiamo tutti, ci sono state delle situazioni un po' così, con degli accordi un po' così, e andare via dal giorno alla notte e quant'altro. Io non mi sento di dire a Francesco che sbaglia, per me è giusto. Ok. Te, Zap? Ma guarda, io in realtà sono un po', come dire, nel limbo, perché 50-50. sì, perché da una Tu parte fischi poi ti giri. sì, Oh, che Stato fai? lui, Che, tipo, che fanno? gli sputa, poi dopo No, piove. Esatto. Perché da una parte riconosco che a lato umano ha completamente cannato, zero. Ma dall'altra parte riconosco il suo merito sportivo. Ci ha portato in Champions League, un traguardo che forse Impossibile, no. non rivedremo Cioè, mai. t'ha No, fatto quello rinascere. non lo so, però prima di allora non ci hai mai pensato seriamente, ma Esatto. proprio mai, cioè una roba Sì, che fai alla play. sì, ti metti lì con la carrierina e fai sta roba qua. Sì, Ecco, io da questo punto di vista è che scindo esatto. le due cose. Esatto. Scindo la parte umana e la parte proprio del professionale sì. in sé. Quindi io non fischio, ma non contesto chi lo fischia. No, ci sta, Cioè, ci sta. per me tu puoi fare il cazzo che vuoi, perché se tu pensi che lui abbia sbagliato a lato umano è verissimo, Mhm. perché sarebbe strano, sarebbe sbagliato dire l'opposto. Cioè, non lo fai, ma non ti senti di contraddire chi lo fa. Esatto. Come comunque dovrebbe essere più o meno in qualsiasi... Cioè, nel senso, per me, anche quando perdi una partita come quella col Parma all'ultimo secondo, quando esci, due vaffanculo te li Sì, presi, sì, sì. perché dai, Tiri ti due girano, madonne perché dici buona. Sì, sì. Cioè, è una cosa che, anche perché se è solo un ti ripeto, se è solo un fischiare, non andiamo oltre, per me è giustissimo. E tu invece, tu non hai detto niente, tu stai... Io un po' come Zappa, cioè nel senso sul lato umano giustamente non si può dire che è stato un santo Thiago Motta perché ha fatto una gran porcata, però non mi sento di... Hai ricordi troppo belli, cioè vanno un Sì, po' a cioè pareggiare. secondo me ha fatto, non dico tanto per la piazza perché comunque è stato un anno e mezzo, però quello che mi ha portato mi fa dire lui, cioè qui è, non dico un santo, però qua è apprezzato. Beh, top, probabilmente top 3 allenatori. Sì, all time, Bologna, esatto. Quindi per il merito sportivo io gli dico, cioè mi sento di dirgli grazie, ma perché è così? Nel Sì, senso- per i risultati che ho conseguito. Esatto. Poi a lato umano, ripeto. Esatto, lato umano Però è questo stata una è scelta... un po' come le relazioni, no? Quando tu ti molli con sì, una, sì. c'hai due scelte, o fai proprio via, fanculo, basta, blocco tutto, non ti voglio più vedere mai più, oppure cioè, rimaniamo amici, comunque c'è stato il Sì, sentimento. più che altro tutto. perché ripeto, sotto Però io il sono lato- sempre stato uno che porcava, Ci sta. quindi mi sento di fare la stessa Certo, cosa. sotto il lato sei umano- coerente con quello che sotto fai. il lato umano, ripeto, non gli si può dire niente perché ha fatto una porcata, però cioè, è una scelta professionale che... Che poi anche lì non è che ha fatto una porca, cioè non è che ha fatto una roba clamorosa, ha Semplicemente fatto ha fatto una scelta professionale di un certo tipo Sì, no, ma la che ti scelta- dà fastidio perché ovviamente vai con la Juve, E il quindi fatto tutto sono i quello che- modi che da febbraio non nascondi. Sì, però poi- sai, anche lì, cioè nel senso, per me Secondo me porcata... anche non lo sì, so, porcata E ti dico, no. sono uno che lo fischierebbe, però non è una porcata. Sì, no, allora, non è Semplicemente lo proprio- fischio faccio. Non è... Secondo me cioè, non è tanto la porcata in sé, ma è proprio l'atteggiamento che ha avuto in generale, perché io ci ho sempre fatto caso, Motta non andava mai sotto la curva, anche quando si... Però l'ha sempre fatto all'inizio, cioè il suo carattere. Sì, lo so, però è, Ma perché è Ma sempre non- stato molto Ma distaccato. non ti dà più fastidio un italiano che lo fa, che lancia il pallone e poi nell'ultimo periodo non lo fa più? A me dà più fastidio quello. Sì, Ma perché sì, Motta è sotto sempre questo stato punto di uno vista che non sì, si è mai molto voluto freddo. prendere i Uno meriti. stranino, uno stranino. Esatto, sempre strano, dice, io vengo qui, faccio il mio lavoro, però i meriti sono loro, perché loro sono in campo, loro fanno i gol, loro segnano. Loro È un approccio di un allenatore che decide di fare in un con una modo. certa mentalità. Cioè. Ecco, e io l'apprezzo, sincero. Ci sta. Bene. Prossima. Passiamo alla Next one. seconda opinione. Da Instagram, il carissimo Federico Ferrari scrive, Che salutiamo. scrive, il Bologna rimarrà una squadra provinciale per colpa dei tifosi.
Sni. Sia Faccio più tifo- fatica forse ad andargli contro che... Secondo me ha ragione. Non totalmente ragione, perché aggiungere un pezzo, sia tifosi che società. Intanto ricordiamo che Federico Ferrari è un gobbo di merda, quindi comunque c'ha una piccola... Ci dissociamo. C'ha un piccolo stile, lo conosco io, quindi saluto. Però, nel senso, lo capisco, perché non mi sento totalmente di dissentire anche su questa. No, infatti. È chiaro che è un po' tanto dire che la mentalità Secondo me c'è uno provinciale. stacco generazionale. Esatto, Perché- bravo. I tifosi senior dicono: ah, non vi potete lamentare Giocavamo perché con il Crevalcore. col Crevalcore abbiamo visto tempi peggiori, presidenti peggiori, non vi potete lamentare se Saputo non caccia la pila, eccetera, eccetera. Invece quelli più D'altro giovani. canto ci sono i tifosi più giovani, tipo, cioè io ho visto l'era Guaraldi, per l'amor di Dio, però dici... Ma anche i più giovani di noi, Esatto. Cioè i ragazzini Vedono- che hanno vedono magari delle Bologna- ambizioni. Vedono il Bologna nelle ultime 5 stagioni, vedono comunque Serie A stabile, Champions, Coppa Italia, Europa League, dici cazzo, le mie ambizioni sono alte. Cioè, io voglio continuare stare a lì. star lì. Ed è logico che ai primi due magari risultati negativi di fila fischiano o si incazzano e sui social escono con Italiano Auto, con le lamentele, eccetera. Saputo eccetera. vendi. Saputo vendi e tutto. E questo, come dire, sì, rimanere provinciali per i colpa dei tifosi è questo, secondo me, perché, Perché il la voce provincialismo- senior, si stava bene quando si stava peggio. Perché secondo me il provincialismo va molto a campare sui ricordi, Cioè, sì. ti dice cazzo stavamo molto peggio prima, e Inutile allora lamentare. questo comunque, cioè tra un cucchiaio di merda e uno di brodo è meglio il brodo, però se di fianco c'è una bistecca, magari, Punti alla bistecca. cioè poi è chiaro che non schifo il brodo, però vorrei la bistecca, Se si può puntare a quello... cioè Sì. mi sembra un ragionamento molto lineare. Sì, anche perché comunque non possiamo neanche mettere a paragone le cose, perché se poi adesso mettiamo le cose che erano col Crevalcore e adesso con la Champions League Sì, c'è un abisso, sì. quindi è anche un po' illogico Poi fare parliamoci queste... chiaro, tu quando guardi una partita, cioè, qual è il tuo pensiero? Spero di vincerla. Certo. Cioè, non è che dico, speriamo proprio sto 10° posto. Che... Sì, Sempre meglio guarda, dei sempre, tempi. Salvi vorrei a il marzo pareggio. e a posto. Zero Cioè, ambizioni, e quello ci è provi. proprio l'essere provinciali, non avere Allora. ambizioni, che secondo me è anche quello che c'è un po' in società. No. Perché- Per me più che altro c'è proprio tanto un dover far quadrare i conti e secondo me è tanto legato allo stadio. Sì. Anche secondo me. Cioè, Io- c'è io anche sto manca, sta cosa dello stadio per manca me quel pesa filone tanto, lì cioè, dello sembra- stadio e lo sento. Sembra una cazzata, ma secondo No, me... cazzate, sono tanti soldi. No, lo dico, tanti infatti soldi dico, sia da molti- dare che da prendere. Molti in sé la sottovalutano come cosa. La dello stadio. nascondono, ho sentito non c'è più un articolo No, su no, ma questa cosa qua. infatti anche sta cosa E qui- verso la fine della stagione invece si marciava proprio pesante su questo. Sì. E sicuramente magari qualcosa si sta muovendo dietro, no? Ti ripeto, non sappiamo un cazzo, però magari se qualcosa si muove ben venga, però per ora c'è un immobilismo totale anche da quel punto di vista che non aiuta, perché abbiamo visto anche con la campagna abbonamenti e quant'altro, vai a chiedere lo stesso prezzo di anni in cui facevi la Champions e l'Europa con uno stadio che ha sempre un anno in più sulla groppa, è fatiscente, i cessi fanno schifo, tutte quelle cose Cada pezzi. sappiamo tutti, e però tu hai sempre chiesto, cioè, è che vai E in più quest'anno tranquillo. hai aggiunto la cosa del cambio a pagamento. la cambio a pagamento, Che- e vedi altre società invece Che invece con ti regalano magari, la maglietta. con magari meno in teoria disponibilità economica, perché io penso a un Genoa, secondo me parte con un budget diverso dal Bologna, mi viene a pensare, in Sì, teoria, in teoria. solo Non lo vedevo gli sapevo. anni precedenti. Sì. Sì, Però dici, Che col Plus cazzo, ti un regala la Genoa maglietta. ti dà la maglietta e tutti i cambi gratis Bravo. che vuoi, in uno stadio che adesso io non mi ricordo, ma secondo me il Ferrari è messo meglio del Bologna. nel settore ospiti del Ferraris però in sé il Ferraris Non cade a pezzi. non cade a Cioè, se pezzi. tu vai sotto Diciamo, i non cade- distinti, non cade a Non pezzi. c'è i tu- calcinacci. se tu vai sotto i distinti o la San Luca, vedi le travi a vista, che a momenti casca il mondo. È quella la questione, secondo me. Però comunque diciamo che questa cosa qua non è totalmente una No, buttata non è, totale. non è un'uscita che mi sento di Poi sentire falla dentro una completamente. curva che ti pesta. Vale a dire i Freak Boys. Esatto.
Andiamo all'ultima opinione. Ultima. Poi si va a Twitter. Nanna. Poi vediamo. Su Twitter dalla Pirulins che scrive: Che salutiamo. la mia è che Orsolini va venduto. E io qua commento con un no secco e basta. E io sì. Anche io dico sì. Bene, prego. Avvocato, ci illustri la sua arringa. Semplicemente è un giocatore che non puoi vendere. Uno per lo status che ha, per quello che ti ha dato a Bologna, perché comunque qua dal 2018 sì. al 2018 sono 5 stagioni che va in doppia cifra, ti porta sul... È l'italiano, credo che... Con l'italiano ha fatto il no, record. dico, è no? l'italiano L'esterno, è l'esterno italiano che ha ma in segnato generale di più. È l'italiano. l'italiano secondo me, proprio che l'italiano. fa da più stagioni in doppia doppia cifra, ma ha anche più gol. Capito? No, più gol non lo so, cioè forse Non lo so. probabilmente tipo cazzo Non lo Tegna so. fa tirare con la pala. Effettivamente. Però comunque Però, cioè, e gioca come da esterno. costanza di oltretutto un esterno, Capito? sì. Gioca da esterno, nemmeno dici punta. Logico che si pensa al vendere perché vuole troppi soldi. Però, cazzo, ne hai dati quasi 3 milioni immobile, che ha giocato 30 minuti. Però in sai che 6 ti dura mesi. una stagione. Cioè, Immobile lo sai che fa una stagione buona. Sì, Però è la so- classica one season wonder. Ma sì, gli fai fare l'ultimo coso. Non lo so, Serie secondo A. me andrebbe rinnovato adesso fino al 2030, poi secondo me anche lui al 2030 dirà basta, cioè andrà poi a giocare. Sì, a 30 nel 2030 ne ha 33, Penso di sì. credo. 97, no? 97. Quindi sì. 33 andrà a giocare all'Ascoli, andrà a giocare in qualche campionato esotico. Fa la tipo- Secondo me lui fa la fine all'Ascoli. Ma io glielo auguro. Secondo me fa tipo 2 anni in Arabia, poi si torna No, secondo me all'Ascoli. non ci va in Arabia. Dici, no? Anche perché poteva andare l'anno scorso, 10 Sì, milioni aveva una all'anno. pacca di soldi l'anno scorso. No, io quello che cioè sono d'accordo sul venderlo perché secondo me al netto di oggi, di quello che sappiamo noi, che ricordiamo, noi non sappiamo un cazzo. Orsolini vuole una cifra intorno ai 3 milioni più o meno Sì, a stagione. 3 milioni. 3 milioni con i bonus, Sì, facciamo così, sì. 3 milioni con i bonus e la società sembra propensa a darglieli fino al 2030. Per me è follia dare quella cifra a un calciatore che comunque per forza di cose è nella parabola discendente della sua carriera, ti può fare ancora magari una stagione ad alti livelli, ma secondo me dobbiamo anche vedere nel senso la tenuta fisica. Per ora Orsolini è un giocatore che bene o male non si fa particolarmente male. Tranne l'anno della Champions che ha avuto forse 2 infortuni un po' lunghini. Però non è di Sì, quelli che sì, injury niente- prone. Niente di troppo notevole. Non è uno di quelli lì, quindi comunque hai dalla tua parte quello, però io cioè, non me la sentirei di fare fino a un 2030 per quelle Forse cifre. un 29 più 1. Però ti posso dire, il problema principale secondo me è il fatto che stiamo tirando avanti questa cosa da un anno praticamente. da circa. ottobre dell'anno scorso se ne parla più o meno. E da un giocatore che in teoria è la mia bandiera, è il mio giocatore simbolo, Del mi ha motivo professato per amore cui, sì. varie Ti volte. aspetti qualcosa di Io non mi diverso. aspetto che siamo a metà luglio e ancora ci abbiamo le fumate grigie perché non c'è l'accordo, le parti, i bonus e Io quant'altro. volevo arrivare proprio Cazzo, a se quello. vuoi rinnovare il tuo ultimo contratto della vita alto, rinnovi con me oppure te ne vai a fanculo da qualche altra parte. Detta come va detta. Tanto comunque un compratore a quei 15-20 lo trovi per Orsolini. Sì, Soprattutto in Arabia, magari in MLS. Cazzo, ma subito, ma vai Turchia. subito in Turchia, c'è il Trabzonspor lo voleva prendere, adesso c'ha 100 milioni perché ha venduto due giocatori, che ha venduto quello lì alla Fiorentina e quell'altro. Cazzo, vai lì e fai come italiano, vai al Besiktas e ti fai una bella scorpacciata di milioni, vai a stappare con assist gol di brutto. E poi secondo me anche lì se fai una bella stagione dopo un altro compratore lo trovi se vuoi tornare a campionati più interessanti in Turchia se vai in Arabia secondo me hai finito e se vai in MLS hai finito poi in MLS puoi decidere di fare come Giovinco come altri che vanno lì si coprono d'oro e poi fai come Insigne vai lì prendi un botto di soldi Poi poi dopo torni torni all'Ascoli. all'Ascoli eccomi qua lo zio d'America è tornato un botto di soldi arrivederci. Però sì, secondo me non ha senso portare avanti questa cosa che si fa, non si fa. Sì, questo tira e molla. a me non mi piace perché come tifoso da una bandiera non lo voglio. Poi se rinnova sono contento e non rinnova uguale. Ok.
Stavo uguale. Io quello che voleva dire l'ho detto tutto Ma lui. mi scusi. No, beh, Sai che un po' mi scaldo. No, ci sta. No, sottolineo appunto il fatto che è sostanzialmente il tuo volto di copertina da un tot di anni, Da un po' quindi, troppi anni. cioè, non mi aspetto questo tira e molla così lungo da parte sua. Sì. Quello. È quello che mi fa scaldare. Poi non discuto la Ma prestazione qualsiasi altro sportiva. giocatore del Bologna non lo capisco, non capisco lui. Cioè, se a me mi dicono Skorupski sta facendo così, piuttosto che qualsiasi altro giocatore, lo capisco. Cioè, A me andare a rinnovare uno che di base sta andando a soldi o comunque ha quella problematica lì, cioè la problematica è relativa ai soldi, Un po' perché di io giro. immagino che sia quello, non penso sia una questione Sì, che non sì. è convinto del progetto o cose del no, genere. no, anche perché poi cioè, conosce meglio di chiunque altro, forse secondo solo a Di Io Silvestri, penso, non so, anche non penso credo. come lunghezza di dentro la squadra, dentro la rosa, lui è Skorupski. Esatto. Sì. Però Entrambi cioè, dal 2018. capisci che cioè, è una situazione in cui secondo me un giocatore del genere non deve stare a fare questi pensieri se vuole rimanere. Effettivamente rimanere. Se invece tu mi dici che fra poco rinnova perché poi nessun altro si è presentato col cash, Quello è un altro. non mi sento di fargli caroselli di grande orso bandiera, cioè nel senso per me c'è sempre quell'asterisco che probabilmente arrivava un'altra squadra con più soldi e andava via. Sì, anche quello secondo me è tempo Poi di- se lui me la mette giù dicendo che, cioè, non facendo mai discorsi d'amore e quant'altro, a posto, lo so, buono, però sì, cioè, è già un po' rovinato, non so come dire, è già un po' incrinata la Incrinata. relazione Sì, per questo. per questa un po' situazione qua. il per- classico tira e molla che ti... Sì, ti logora. Sì, Sì. parliamo sempre di cuore alla fine, è sempre una questione di cuore. Unlike. E su questa nota dolce amara finisce questo viale Questo viale. che ci ha accompagnato in questa puntata. Siamo in chiusura. Anche perché ci saranno già rotto il cazzo. Sì, Sono già già staccato, di via. 20 Non minuti. c'è più nessuno dietro da un po'. Sì. Sento ogni tanto Che cazzo me lo fa fare? delle sta russate sottina qua? poderose. Un'ora e mezza, che cazzo me ne frega? E quindi anche noi stiamo praticamente perdendo ogni liquido corporeo, queste temperature bolognesi, però è stata una bella puntata. Molto piacevole, molto bello. Speriamo un bel esordio. Potremmo rifarlo, Se ci va. se ci va. Se lo vogliono, Ci va? se lo vogliono anche loro. Sì, esatto. C'è un po' di situazioni da mettere a posto. Sondaggio FC. Faremo un paio di Per essere sondaggi, coerenti con la nostra faremo vita. un paio di sondaggi, ci sta. Però è stata una bella puntata, abbiamo parlato di tanto, ovviamente questa era la puntata Pilota. 1-0, dipende dai punti di vista. 1.00. Ecco. 0.1. Sì, forse è meglio. Però abbiamo parlato di tanto, c'è stato tanti spunti interessanti. La prossima puntata magari sarà meno proprio così nello specifico del Bologna, perché la prima dovevamo fare un po' di base, un po' di prato dovevamo fare un po' di prato, e la prossima si parlerà dei mondiali, visto che siamo veramente a tiro della finale. Domenica. Si parlerà ancora di mercato, Mercato, perché per forza. si parlerà di Valles, dove io andrò su questo weekend alla scoperta per i potenti mezzi di Socia che Podcast. Finito il budget, sono andato su io, bellissima suite, tranquilla, ottima, e poi di tanto altro, altri giochi. E niente, alla prossima puntata vi ricordiamo come al solito, prima volta, al solito un cazzo, però vi ricordiamo di seguirci su Twitter, su Instagram e su TikTok, abbonarsi, cioè iscriversi, non abbonarsi, iscriversi Entrambi, al canale. con calma. Che poi gli abbonamenti Una verranno. volta. Con calma, Più avanti. con calma. Intanto iscriversi al canale, mettere like, commento, Condividere. insultateci, Campanellina. campanellini, fate quel caso, buttiamo giù questa merda di canale e niente, alla prossima da Socia che Podcast. Sigla finale. Socia che podcast!